Eccoci nuovamente insieme, oggi parliamo di Honor Magic V6, il nuovo fold dell'azienda che vi dico subito mi è piaciuto. Prima di iniziare però voglio riprendere alcuni commenti e feedback ricevuti nelle ultime recensioni per spiegarvi una cosa che ritengo fondamentale. Oggi uno smartphone che va male, con grossi difetti o problemi, è difficile da trovare. Dire quindi che un prodotto va bene, prende bene, ha un buon display e buone fotocamere, non lo ritengo essere un valore aggiunto e non permette a me di trasmettere a voi quello che anni di esperienza e le mie prove sul campo hanno evidenziato. Nel caso di questo Honor, dire che V6 ha un'ottima autonomia, fa belle foto, è sottile e leggero, è banale, basta aprire una scheda tecnica e fare 1+1 con le specifiche tecniche. Questa recensione, come altre sul mio canale, sono spesso molto diverse da altre che vedete e possono sembrare puntigliose perché in un mercato dove tutto va bene, sono i dettagli che fanno la differenza, soprattutto se siamo davanti alla versione XX dello stesso modello. Su questo Magic V6 siamo alla quinta revisione in particolare e dopo anni, considerando anche il mercato affollato, ci sono cose che non possono non essere dette. Se non le dicessi sprecherei il vostro tempo e voi in cambio mi dareste una visualizzazione, vero? Ma cosa vi lascerei? Nulla. Quindi, come detto fin dall'inizio, non posso piacere a tutti, ma voglio pensare che i miei contenuti fuori dagli schemi, diretti, puliti e senza sponsor, possano arrivare a evidenziare quelle cose che difficilmente altri vi direbbero. Dunque, se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e partiamo! Honor Magic V6 è un piccolo affinamento della precedente generazione. Come detto nell'anteprima, chi viene da un V3 o a un V5 non troverà reali differenze. Dimensioni, peso e spessore sono molto simili e questo perché Honor è da sempre stata pioniera sui fold, riuscendo ad alleggerire e assottigliare questo segmento di prodotti meglio di altre aziende. V6 è quindi un dispositivo maturo, che si tiene benissimo in mano e che ha ingombri molto simili a quelli di un top di gamma classico e addirittura inferiori agli smartphone fotografici ultra lanciati negli ultimi mesi. Balla molto su un piano, da aperto, ma credo che su questo aspetto ci sia poco da fare a livello ingegneristico. Al contrario, ritengo che le cornici degli schermi potessero essere ulteriormente ottimizzate, soprattutto quella interna, che ha 3 diversi elementi con una cornice dentro allo schermo, una esterna in plastica e la finitura in metallo per un totale di circa 4 mm di spessore. E in questa splendida cornice montanara si parte per provare questo Honor Magic V6. Una giornata di trekking, foto, Google Maps, quindi itinerari, sentieri a piedi. Vediamo come si comporterà la batteria. V6 poi non stravolge il concetto di piega a schermo interno. Oppo N6 è infatti migliore per quanto riguarda visibilità della piega e ingegnerizzazione della cerniera. Percorso deciso, ci aspettano 15 km di anello con 1200 metri circa di dislivello e Wheelock come applicazione che traccerà tutto quanto. Honor però aggiunge 3 elementi interessanti: supporto della penna su entrambi gli schermi, certificazione IP69 che su un fold è una prima assoluta e vi ricordo che V6 è stato lanciato mesi fa in altri mercati, e soprattutto trattamento antiriflesso anche per lo schermo interno, oltre ovviamente per lo schermo esterno. Mentre cammino vi faccio vedere una cosa importante: visibilità del display interno comunque molto buona con il sole che batte, ma guardate, la luminosità non riesce comunque a rimanere al massimo, nonostante non ci sia particolarmente caldo. Sono a circa 2500 metri, 2300 metri, ci sono 25 gradi probabilmente al sole, però comunque non riesce a mantenere la luminosità al massimo nell'utilizzo diciamo normale. Si vede bene comunque anche in queste condizioni, però il display esterno ovviamente è più visibile ancora. Oltre a quanto detto, sono ovviamente presenti tutte le ottimizzazioni Honor per la vista, gestione dei colori, attivazione dello schermo con doppio tap, insomma il software la Magic OS 10 è indubbiamente super completo. Manco a dirlo, parliamo di schermi 120 Hz LTPO. Tenendo a mente lo spirito critico dell'introduzione, potrei dirvi semplicemente che il software è veloce, fluido e che ha tante ottimizzazioni per fold e che offre un multitasking ben strutturato ed efficace. Ma questo ve lo direbbero tutti e non voglio sprecare il vostro tempo, quindi il formato a libretto è un formato nato per esaltare il multitasking. La versione quadrata, diciamo così, dello schermo infatti permette di affiancare più finestre in maniera molto più efficace rispetto a qualsiasi formato wide che starà per uscire. Il contro è che il formato a libretto non esalta i contenuti multimediali, perché
questi non vanno a occupare gran parte della superficie del display, che ha bande nere come vediamo, o comunque sia non va a sfruttare lo schermo, ed ecco perché nasce il formato wide. Ora, con questa considerazione fondamentale, un formato a libretto che non supporta, ripeto, non supporta la divisione a schermo di Chrome, che è il browser più usato al mondo, non citarlo, come vedete non si può affiancare due applicazioni su Chrome e non si può neanche usare la modalità Flex, che è quella che ti permette di attivare, inventata da Honor, che ti permette di attivare l'apertura di un agente AI semplicemente in questo modo. Quindi se io ho per esempio i messaggi, faccio così, si apre Google, in questo caso Gemini, ma su Chrome non è supportata. Non menzionarlo è secondo me una grave mancanza, perché è l'essenza, il cuore del perché si sceglie questo formato, ancor di più con i formati wide in arrivo. È chiaro che installando, come vi ho detto, Chrome Beta si può risolvere il problema, perché Chrome Beta supporta perfettamente questa divisione a schermo, ma capite bene che questo prodotto, che costa 2.299 euro di listino, preso da una persona che è meno esperta di qualsiasi magari utente che sta guardando questo video, si ritrova ad avere un prodotto che rimanderà indietro per una mancanza che nessun altro fold ha. A questo aggiungo che non è solo un limite di Chrome, ma anche altre applicazioni non supportano la schermata divisa, e se per alcuni è un male minore, potreste trovarvi ad avere app che usate molto spesso che magari non potete affiancare ad altre. Un peccato. E qui una nota importante: mi è già arrivato un aggiornamento che non ha cambiato nulla. Non continuo, ma vi confermo che il connubio RAM, memoria super veloce UFS 4.1 e processore top rendono V6 sempre fluido, pronto e scattante. Arriva adesso alla parte fotografica, che mi ha convinto molto. Sebbene non vi siano miglioramenti reali rispetto al V5, anzi alcuni aspetti puramente tecnici sono anche peggiori, i risultati sono interessanti ed eccellenti per la categoria. Ricordo sempre che parliamo di un fold e che l'oblò posteriore non è enorme. Ho scattato tantissime foto in questi giorni e quello che mi ha sorpreso è la coerenza tra le ottiche e gli scatti in movimento. Guardate queste api, di certo non stavano ferme, e anche queste biciclette, tutte foto punta e scatta in modalità automatica senza nessun accorgimento, e sì, le bici andavano davvero a razzo. In generale quindi molto soddisfatto, con due appunti: di sera la modalità notte automatica potrebbe rendere le vostre foto completamente senza senso, aumentando la luminosità a tal punto da cambiare orario del giorno. Il mio consiglio è quello di stare fermi e scattare in modalità normale. Seconda cosa, la gestione delle foto tramite schermo esterno è scomodissima. Praticamente, come tutti i fold, c'è la possibilità di andare a visualizzare l'anteprima sullo schermo esterno, sia l'anteprima quando voi scattate una foto con lo schermo interno, come in questo caso, sia delle specie di animazioni per far sorridere magari la persona che state per fotografare, ma ovviamente c'è la possibilità di utilizzare le fotocamere posteriori con i controlli dall'esterno. Per farlo però, a differenza di altri fold, non c'è un'opzione qua. Questa serve solo per mostrare l'anteprima, non ci sono, come vedete, i controlli per la fotocamera. Per avere i controlli sulla fotocamera c'è un giro che non ha alcun senso, ovvero dovete mettere la fotocamera anteriore. Passando la fotocamera anteriore, non so se avete notato, automaticamente va in funzione ritratto, cioè se io sono in foto, passo all'anteriore, in automatico va in configurazione ritratto. A quel punto l'icona che c'è qui permette di spostare i controlli fotografici nella parte anteriore. Qui ovviamente io ho la custodia, quindi va in parte a coprire e quindi già questo è tra virgolette un difetto, però è normale, nel senso tutti i foto sono fatti così. Ora c'è un problema, perché chiaramente cosa succede? Che se uno non se ne accorge, cioè non è attento, e vi assicuro che bisogna essere un attimino attenti, voi fate le foto in modalità ritratto e ve ne accorgete perché manca l'opzione grandangolare. Quindi a quel punto, girando il telefono, dovete ricliccare foto e a quel punto avete la possibilità di utilizzare tutti i controlli classici della fotocamera anteriore. Un giro di clic e passaggi che non ha senso, e dire ovviamente c'è l'anteprima schermo esterno con anche le immagini simpatiche è totalmente inutile ai fini di una recensione, visto che quello che si fa su un fold è usare i controlli delle fotocamere sullo schermo esterno, e dell'anteprima da mostrare alla tipa davanti a voi, posso anche farne a meno.
Ottimi video limitati al 4K a 60 frame al secondo su tutte le camere, quindi molto bene, ma senza la possibilità di passare da cam posteriore ad anteriore durante la registrazione video, anche impostando i 30 frame al secondo. 30 frame al secondo in 4K, che sono il limite massimo della fotocamera anteriore per la registrazione video. Approfitto della pausa pranzo per parlarvi di batteria. Siamo al 61%, ma considerate che l'ho usato veramente tanto, siamo a quasi 2 ore di schermo acceso e WeLock è l'applicazione che ha consumato di più perché è stata sempre attiva col tracciamento GPS e quindi un consumo importante. Ho fatto tantissime foto, ho girato anche un video, ho usato molto Telegram e in generale anche Map, Chrome, YouTube, insomma è un uso molto intenso e comunque considerando dalle 9:30 del mattino sono quasi le 2, siamo ancora al 60%, non ci sono veramente problemi di autonomia. Per quanto riguarda connettività e vibrazione, Honor Magic V6 ha una ricezione davvero eccellente con segnale stabile, velocità elevatissime di punta e un prodotto che vi soddisferà sicuramente da questo punto di vista. Molto bene la gestione delle chiamate con audio pulito, chiaro e caldo in capsula. Manca la registrazione delle telefonate, ma sono presenti diversi filtri per spam, deepfake che Honor ormai ha implementato sulla maggior parte dei propri prodotti. Molto bene. La vibrazione è ok, non è fortissima, ma secca, precisa e con un buon feedback aptico che si ritrova in molte parti del sistema. L'audio multimediale invece non mi ha emozionato particolarmente. È pulito, abbastanza caldo, ma non posso definirlo forte o il migliore provato sui Fold. È ok, non lo sentirete come un minus, ma potreste volere qualcosa in più in situazioni rumorose. Cito anche la gestione Mac e iOS. Honor infatti permette di far comunicare senza fatica V6 e prodotti Apple come Mac ed iPhone. Su iPhone stanno spingendo una funzionalità che fa tanto wow se la racconta un recensore come me, ma che nell'uso è difficile da considerare. In pratica ve la spiego, V6 permette di ricevere le notifiche da un iPhone configurato tramite servizio Honor, entrambi connessi. Ora, la funzionalità è unica e interessante, ma per chi? Uno 0,10% della popolazione, perché tolto io mentre faccio la recensione e qualche matto appassionato, chi è che ha un V6 da 1.700 euro e un iPhone in tasca sempre tanto da usare questa opzione? Quindi, ok citarla, ma anche io sono stato fin troppo logorroico nel spiegarvela. Quello che invece reputo interessante da segnalarvi è che con Mac voi potete utilizzare Honor V6 come volete, in questo caso come secondo schermo, quindi realmente sto utilizzando il Mac come monitor esterno, tra l'altro utilizzando anche le funzioni di accessibilità è possibile utilizzare il touchscreen senza alcun tipo di problema. Ma la cosa anche interessante è che chiaramente si ha accesso a tutta la parte di gestione dei file, quindi potete tranquillamente andare a selezionare i vostri file all'interno del telefono, quindi poi scaricarli sul computer, eccetera, eccetera, e chiaramente anche utilizzare lo schermo dell'Honor direttamente sul computer, quindi in questo caso ho accesso alla schermata dell'Honor direttamente sul computer. Come avete visto tutto è realmente facilissimo e tramite l'anello magico voi potete gestire queste funzionalità. Dai, siamo arrivati alla fine, vi lascio con ultimi 2 feedback sull'autonomia. Nella giornata lavorativa non si hanno problemi ad arrivare a sera con un buon 30% e anche in situazioni limite Honor V6 si comporta davvero molto bene. Volevo comunque confermarvi che è stata una giornata molto intensa per lo smartphone, dopo 15 km e mezzo praticamente di camminata per un dislivello, questa era la scena, scusate, di 1000 e quasi 200 metri con il 45% in salita. Comunque insomma è stata veramente impegnativa, ma come avete visto, intravisto, la scena comunque ci ha messo di nuovo in carreggiata. Quello che è importante dire però è la batteria, sono ancora al 25%, come vedete 3 ore e mezzo di display. È ovvio che quello di oggi è un uso completamente sbilanciato perché chiaramente l'applicazione per il tracking ha consumato un botto, ma soprattutto la fotocamera ho fatto circa un centinaio di foto e poi ovviamente la messaggistica, ho visto anche un video su YouTube, insomma in generale un uso piuttosto importante ma ben sbilanciato. Tirando le conclusioni, Honor V6 è un Fold maturo, piacevolissimo da usare, ma che si scontra con alcune scelte che lo rendono un prodotto adatto a chi non ha mai avuto un Fold prima. Novità limitate rispetto alla precedente generazione, piega con
comunque visibile e non migliore di altri, software che può presentare qualche limite per chi lavora realmente con questi prodotti. Oggi io difficilmente spenderei 1699 euro per V6, magari guarderei un V5 intorno ai 1000 euro o un usato davvero interessante, ma chi lo acquisterà questo V6 difficilmente si troverà male, anzi apprezzerà lo smartphone ogni giorno di più. Adesso non vi resta che farmi sapere la vostra opinione nei commenti e se il mio approccio puntiglioso e critico alle recensioni di prodotto vi piace o no. Like, iscrizione e hype sono sempre gratitissimi. Ciao!